Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per maggio 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2022. Una carta per il Leone, per piacere, grazie. Ok, l'imperatore. Benissimo, amici del Leone. L'imperatore parla di stabilità, parla di quello che è un periodo probabilmente di sicurezze. È una persona, l'imperatore, che diciamo così si è fatta da sé. Ha costruito il proprio impero con costanza, con sforzi continui, con pazienza, ed è un po' l'energia che caratterizza per voi questo tipo di periodo, ok? Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. L'imperatore alle volte fa anche riferimento a una sorta di rigidità mentale, no? Ma giustamente per essere arrivato dove è arrivato ha dovuto diventare, diciamo, ferreo su determinate regole o su determinati campi della propria vita, insomma. mm. È il fatto di darsi delle regole e poi di rispettarle. Bene, l'imperatore fa anche riferimento al padre molte volte e a quella che potrebbe essere proprio un'energia, se vogliamo, di controllo, ma per quello che vi ho appena spiegato, per il discorso appunto che c'è bisogno di una certa rigidità per riuscire a rispettare le regole, a far fronte alle regole. Cari amici del Leone, ok, grazie. Ok, tra due mondi, wow, carta numero 3 e l'isola del tesoro. Questa carta sta uscendo un sacco di segni. Molto bene, periodo propizio per tutti. Vorrei farvi notare che questa è una carta numero 9 e questa è una carta numero 3, quindi 9 un multiplo di 3. Quindi per qualcuno si sta parlando di quello che è un cambio, una trasformazione di un periodo tra due mondi. Fa riferimento al fatto che si stia lasciando quello che è magari un periodo o una situazione grigia per andare verso quello che è una situazione più colorata, una situazione migliore. E difatti poi abbiamo anche la carta dell'Isola del Tesoro, che è una bellissima carta, devo dire, e parla proprio di quello che è il tesoro per voi, di quello che è la vostra direzione, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Sembra che ci sia una forte volontà, visto che abbiamo l'imperatore, una sorta di stabilità nell'affrontare questo tipo di cambiamento verso quello che è la propria ricchezza personale, interiore, economica. Andiamo a vedere che cosa abbiamo con i tarocchi. Ok, allora partiamo con un 2 di pentacoli, abbiamo un 5 di spade e abbiamo la carta della forza. Dunque, il 2 di pentacoli mi fa pensare sempre a quello che è una situazione un po' di alti e bassi, magari non è così per tutti, però è la carta del giocoliere, no? È quella persona, quell'energia che cerca di gestire più situazioni nello stesso momento, che comunque, diciamo così, cerca di navigare, ok? Quelli che sono gli alti e bassi di questa situazione o di questa
o di questa relazione. Abbiamo poi anche un 5 di spade e qui il 5 di spade parla di determinati tipi di conflitti mentali. Potrebbero anche essere dei diverbi con qualcuno, ma comunque c'è una sorta di confusione mentale inerente a qualche cosa. Ma giustamente avendo anche la carta dei tra due mondi, posso capire che magari questi potrebbero essere i due mondi che voi state cercando di gestire e di conseguenza tutto quello che è la fase, diciamo così, di confusione mentale di cui parla il 5 di spade. Abbiamo poi la carta della forza e la carta della forza qui fa riferimento al prendere in mano la situazione, io direi. La forza parla di quello che è il coraggio, parla del anche forza di volontà, ok? Vi ricordo che qua avevate la carta dell'imperatore e l'imperatore parla di quello che è il fare uno sforzo secondo le regole, quello che vi dicevo, no? Seguiamo poi con un 8 di pentacoli e con la carta del re di spade. L'8 di pentacoli qui per qualcuno fa riferimento a quello che è una situazione proprio lavorativa a livello fisico, magari c'è qualcuno che non ha ancora un lavoro o che non sta ancora affrontando un certo tipo di lavoro interiore, se fosse magari una stesa un po' più in generale. Andiamo poi dopo a vedere meglio con i mini tarocchi. E abbiamo poi un re di spade e qui potrebbe rappresentare o una persona che entra nella vostra vita o una nuova fase, e lo vedo molto legato all'imperatore, a una nuova fase di determinazione, a una nuova fase di pianificazione, ok? Tutto quello che qui era la confusione mentale del 5 di spade, sento che in qualche modo diventa chiarezza mentale, diventa ordine e struttura. Seguiamo poi con un 6 di bastoni, che è una bellissima carta, è una carta di riconoscimento, è una carta che parla del successo, ok? Quindi c'è un qualche tipo di vincita, un qualche tipo di tesoro, diciamo, che al quale vi avvicinate o che si sta avvicinando, insomma. Terminiamo poi con la carta del sole e dell'8 di coppe. Quindi qui sento che c'è proprio qualcuno che sboccerà, ok? Abbiamo un segno di fuoco, scusate, una carta di bastoni che rappresenta il fuoco e comunque abbiamo anche il sole. Il sole è un po' la vostra carta, amici del leone, c'è anche la forza qui che vi rappresenta, è come se vi sentisse nel pieno potere personale in questo momento, ok? Qualcuno sta andando avanti, qualcuno sta crescendo in quello che è il proprio percorso interiore, in quello che è il proprio la ricerca della propria verità, il proprio cammino di vita, che sia a livello, diciamo così, spirituale o a livello magari lavorativo, o a livello più semplicemente di vita in generale, sento che si va verso quello che è la propria verità, okay? Me le sposto un pochettino. Bene, amici del leone, periodo intenso e direi anche fruttifero. Andiamo a vedere nello specifico. Allora, spiegatemi questo 2 di pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo scusate, il giudizio. Ho visto le ali, son partita per la temperanza. Le ali del giudizio dell'angelo. Allora, il 2 di mh, guardate, ce l'ho, sento che per molti vibra come una stesa spirituale, perché, vi ricordate quel tra 2 mondi, okay, i 2 mondi? E quando vi dicevo che, si sta cercando un pochettino di, come dire, di tenere a galla, si sta cercando di navigare in questi 2 mondi. Un mondo potrebbe essere quello di una chiamata, una telefonata fisica per qualcuno, magari c'è qualcuno che si fa vivo dopo tempo, quindi potrebbe rappresentare un mondo, e il mondo attuale che è quello della stabilità o di quello che potrebbe essere un'unione, una famiglia, una stabilità lavorativa che magari voi avete adesso, okay? Sento che però per molti è la chiamata di tipo spirituale, okay, quindi uno dei 2 mondi potrebbe essere proprio quello, il fatto di andare verso quello che è una strada che è diversa da quella che avete adesso, che magari è più stabile. Vi ricordo che qui avevate la carta dell'imperatore che parlava proprio di quello, di una sorta di stabilità, okay? Va bene, andiamo avanti. Andiamo a vedere questo 5 di spade per piacere, grazie.
la forza un'altra volta e il 6 di bastoni un'altra volta. Girato al contrario, sì. Allora, questa confusione mentale di cui parla il 5 di spade, questi conflitti, se vogliamo, ehm, sono generati, in realtà sono conflitti interni, io sento, e sono generati all'interno di voi stessi perché fondamentalmente se qui arriva quello che è il riconoscimento, in questo momento della lettura ancora non c'è questa sorta di appagamento, di riconoscimento, non c'è questa sorta di è un qualche cosa che arriva dall'esterno, quindi per certi versi è come se non ci fossero i riscontri che voi vorreste tra questi 2 mondi, Andiamo a vedere la forza. Okay. Allora, abbiamo la carta del mondo e la carta del 9 di coppe. Wow! Io sento che molte persone hanno voglia di cambiare e di andare verso quello che è il proprio sogno, verso quello che è un appagamento, emotivo, che va al di là di quello che è un appagamento economico, okay, è proprio il fatto di avere la forza, avere il coraggio di inseguire il proprio sogno e di cambiare la propria vita per perseguire il proprio sogno. Andiamo avanti col lato di pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario e la sacerdotessa al contrario. Qui, allora il 4 di pentacoli al contrario, ehm, parla di un qualche cosa che secondo me si lascia un attimino andare. Sì, allora, di solito parla di una sorta di attaccamento di tipo materiale. Essendo al contrario, è come se questo tipo di attaccamento in realtà non ci fosse. C'è un qualche tipo di concretezza a cui voi non state dando peso. Potrebbe essere inerente al lavoro o a un tipo di lavoro che dovete fare per questa situazione o per questa relazione. C'è anche la sacerdotessa, ma è al contrario. Quindi qui sento che qualcuno non sta dando retta al proprio istinto, sta lasciando andare delle cose che arrivano, degli input che arrivano e non gli sta dando attenzione. Sento che ci sono delle cose che vi arrivano per intuizione, ma per certi versi non la state ascoltando. Andiamo avanti, vediamo questo re di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di pentacoli e di nuovo un 5 di spade che avevate già qui. Io credo che allora questo 7 di pentacoli parla proprio di tutto quello che avete seminato. Vi ricordo che qui avevate l'imperatore. L'imperatore è colui che si fa con il tempo, è, una persona che crea la propria struttura, la propria stabilità, sia personale sia, fisica, materiale, con il tempo. E qui è un po' come se vi dicessero: "Okay, tu crea un piano, uhm, crea un come vi posso dire, un o non un piano, però, organizza uno sviluppo di quello che potrebbe essere il progetto secondo te o questa situazione, o lo sento per qualcuno inerente a un programma, televisivo mi dicono? Ehm, è come se ci fosse da creare una struttura da zero, okay, con pazienza, perché il 7 di pentacoli è la carta che parla proprio della pazienza, okay, e guardate il 5 di spade che qui parla di quello che è una confusione mentale, qui è al contrario, quindi è come se giustamente avete anche il re di spade, quindi non c'è più confusione, si mette ordine a quello che è, mhmm diciamo il cambio, se vogliamo, tra questi 2 mondi, quello che sono le vostre aspettative, insomma, è come se si facesse un piano d'azione, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni perché adesso il riconoscimento arriva. Alla fine della lettura questo riconoscimento arriva. Abbiamo un re di pentacoli al contrario e la carta della giustizia. Quindi,
probabilmente questo riconoscimento arriverà o non arriverà, perché abbiamo il Re di Pentacoli al contrario. Ehm, da parte di questo Re di denari, che potrebbe essere una persona intorno a voi, magari una persona influente, magari potrebbe essere il padre, come parlavamo qui con l'imperatore all'inizio della lettura, ma per qualcuno sento che arriverà da altre fonti, ok? Magari non arriva questo riconoscimento dalla persona che voi vorreste, però da qualche altra parte arriva questo tipo di riconoscimento, questo tipo di... mm, mi parlano di amici che parlano bene, di persone che vi elogiano comunque. Andiamo a vedere questo 6 di... questo sole. Scusate, oggi svalvolo un pochino. Allora, 4 di coppe al contrario, Re di coppe, 7 di bastoni e il cavaliere di pentacoli al contrario. Sì, io sento che allora questo 6 di bastoni vi dà la forza, quello che qui state cercando, la forza di esprimervi con questo sole. Il sole parla proprio di crescita, di espansione, parla di abbondanza anche, parla di genuinità e parla di amore puro. E abbiamo anche il Re di coppe, che è proprio quella persona che è connessa con la propria emotività, con i propri pensieri. E io sento che questa persona, questo tipo di energia che voi avete qui adesso, è proprio improntata sul tenere fuori tutto quello che non è vostro, tutte le energie esterne che a voi non interessano, che a voi non aiutano, tenerle, tagliarle. Qui avete anche la giustizia, chi non vi serve più, via. I pareri che non vi servono, fuori. Se non sono costruttivi, non servono. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Quindi bel periodo. Io direi che qui c'è il riconoscimento, c'è quello che è una sorta di appagamento, ok? Comunque avevate anche qui il 9 di coppe, il mondo, periodo di cambi. Ok, asso di pentacoli al contrario. E 3 di coppe al contrario. Quindi sento sempre di più che vi state avvicinando a quello che, come vi dicevo prima, è l'espansione. Magari non siete ancora in una fase di inizio concreto, però sì, a livello interiore siete già verso quello che è il vostro cammino. Ok? Io sento che qua con questa carta dei tra due mondi vi state scusate, mi impappino. State, diciamo, attraversando un periodo di trasformazione, un periodo di cambiamento che se qui vedevamo potesse essere diviso tra quello che poteva essere un passato e la situazione attuale, piuttosto che un risveglio spirituale e l'attuale stabilità, qui si va verso l'individualità, ok? Nel senso che comunque attraverso questa forza si trova il coraggio di effettuare questo cambio. Si fa una strategia, si pianifica, insomma, e arriva piano piano quello che è il vostro successo, il vostro riconoscimento e con questo 8 di coppe sento che la vostra ricerca interiore vi porterà a questo 9, a questa isola del tesoro. Bellissima stesa, amici del leone. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, conscio e inconscio. Io intanto ne approfitto per fare una comunicazione. Voglio comunicarvi che è attivo un numero di telefono per il canale per le consulenze telefoniche, quindi è ufficialmente aperta l'agenda di maggio per le prenotazioni e se foste interessati potete scrivermi un'email che trovate sotto in descrizione e vi spiego come funziona. Bene, 2 carte per gli amici del leone. Oh, grazie. Essere ordinari, la miseria e rimandare. Ok. Il conscio, essere ordinari. Questa carta parla della quotidianità, del giorno dopo giorno, parla di quello che è il costruire questa sorta di solidità, di stabilità, questo cambiamento giorno dopo giorno.
è comunque un 8 di denari e ce l'avevate anche qui. Si tratta del lavoro quotidiano, del lavoro costante, ok? Rimandare, questo probabilmente è quello che non vedete. È come se non il 4 di è un 4 di spade. Il 4 di spade molte volte parla di quello che è il prendersi un momento per ricaricare le pile, per guarire, no, ed è un po' un tempo che non vi state dando a livello interiore. State comunque affrontando un cambiamento, un percorso, quindi è anche giusto fermarsi un attimo, valutare quelle che sono le vostre emozioni per cercare di capirle e di elaborarle, di trasformarle. In mezzo abbiamo la carta della miseria. Io qui sento che questa sorta di attaccamento, ok, non vi sta aiutando. È un 4 di denari, ce l'avevate già qui e ce l'avevate giustamente sotto l'8 di denari e qui anche sono venute vicine. Che caso, eh? Quindi bisognerebbe secondo me lasciar perdere un qualche tipo di attaccamento. Qui è messa in discussione la stabilità con l'imperatore. Qui c'è il bivio. Vado per quello che è la chiamata spirituale, la chiamata magari anche telefonica, ripeto, la notizia che ho ricevuto o mantengo la stabilità e la solidità che ho adesso in questo momento, trovo la forza di perseguire quello che è il mio cammino, il mio scopo di vita. Ok, ancora un messaggio da parte delle fatine. Sì, qui il punto è stare dove sono o affrontare un nuovo cambiamento per andare verso l'isola del tesoro. Ok, se vi piace il lavoro che sto facendo, se insomma volete supportare il canale, potete mettere un like al video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, condividere o commentare. Due carte per gli amici del... Una va benissimo. Guardate, trasformazione. E qui abbiamo la carta del tra due mondi. Questa fata vi dice di arrendervi a quello che è la trasformazione, di abbracciarla perché il meglio deve ancora arrivare. E dice che la trasformazione nella tua vita sta succedendo per il tuo più alto bene. Wow, bellissima lettura amici del leone. Io spero che vi sia stata utile. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.